Buongiorno, bentrovati, sono Mini Luigi, il barbiere di Mastro Livi, e io sono un Mastro Barbiere. Mi trovo qui nella barberia di Mastro Livi per farmi la barba su se stesso e dirvi come fare la barba con il rasoio di Mastro Livi, che abbiamo qui un bellissimo esemplare. Allora, mi preparo il collo, perché i capelli io ce li tengo lunghi, quindi potrei insaponare, sicuramente andrà a finire così. Dunque prendiamo il pennello, come vi ho sempre detto, andiamo a bagnare, aspettiamo un pochino di acqua calda perché dobbiamo ammorbidire molto bene il pelo, il pennello. In questo caso abbiamo un grandissimo pennello. Quindi l'acqua calda sta arrivando, ecco qua. Prendiamo un pochino di acqua che andremo a pescare al momento che avremo il bisogno, perché come ho sempre detto il sapone deve essere sempre nella giusta quantità di acqua e sapone, non deve essere né troppo secco né troppo bagnato, quindi si va strizzando. Andremo a caricare, anzi no, diciamo qui lo pescheremo direttamente sul pennello. E vedremo che come anche qui bagniamo un pochettino il sapone per caricare meglio qui. Abbiamo un grandissimo pennello della collezione Mastro Livi. Ok, andiamo a posare qua. Io uso anche dei movimenti da negozio, quindi diciamo mi sto introducendo nella rasatura, quindi probabilmente avrò qualche movimento un pochino professionale. Andiamo a bagnare bene la barba prima di mettere il pre-gel. Andiamo con il nostro gel per barba della Cella, sempre prodotti veramente validi. E andremo a bagnare molto bene. I movimenti che andrò a fare oggi per la barba, diciamo che sono sempre molto personalizzati. In questo caso, nel mio caso, visto l'età e la professione che faccio, ho un problema di tendinite, quindi non sarò naturale al 100% con il polso, la mano destra, quindi vi darò qualche passaggio da fare, anche se io probabilmente lo faccio un pochino male. Bella massaggiata, qualche minuto in più non è male, perché è importante per quanto riguarda la bagnatura. Mettiamo sempre l'acqua calda il più possibile, perché il Mano Livi ha bisogno di ammorbidire molto bene la barba. Poi andiamo verso l'inverno, quindi l'inverno specialmente bisogna ammorbidire molto la barba, perché comunque il rasoio, per far sì che il rasoio scivoli molto bene, insomma. Quindi adesso andremo a caricare la barba. Allora, va molto di moda un pochino adesso anche la ciotola, però la ciotola, se uno ha fatto una bella doccia e quindi già c'ha il viso abbastanza caricato, il pelo abbastanza morbido dall'acqua fattasi appena la doccia, va bene. Se no, il caricamento sulla ciotola, diciamo quei minuti che uno sta
facendo la barba, diciamo, caricare il sapone sulla ciotola, invece che caricarlo sulla ciotola lo carica sul viso, guadagniamo minuti preziosi per ammorbidire la barba, per far sì che, diciamo, il pelo assorbi più acqua possibile. Questo movimento che faccio qua andrebbe fatto sul mento, dato che io ho il pizzetto, quindi, diciamo, lo faccio sul basso, quindi insaponare molto bene, caricare intanto con la punta del pennello un pochino di acqua sempre, perché come dicevo prima deve essere ben bagnato il sapone, perché più assorbe umidità il pelo e più sarà dolce la rasatura. Adesso con i capelli lunghi avremo il pneumatico. Non vi stancate, un pochino, diciamo, non vi stancate, meglio un minutino in più di saponare il viso. Vedi il tempo che io avrei perso, non perso, ma diciamo caricato il sapone sulla ciotola, l'ho caricato sul viso, quindi il pelo è, diciamo, rimasto molto più bagnato rispetto al caricamento della ciotola. A meno che uno carica il sapone in ciotola, però perde comunque i suoi 2-3 minuti a caricare sul viso il sapone, perché deve ammorbidirsi molto bene la barba. Dato che io conosco la mia barba, direi che ci sono, poi ognuno ha la sua barba, quindi quando la barba di ogni persona può essere più o meno dura e quindi deve stare più o meno a insaponare il viso, insomma. Adesso prendiamo questo gioiello di Mastro Livi appena coniato, abbiamo un damasco veramente qualcosa di eccezionale, che andrò a passare nella coramella, anche se non ha bisogno, perché me l'ha appena consegnato nelle mani Mastro Livi per i nostri, diciamo, clienti o amici del club, quindi facciamo una bella, diciamo, dimostrazione. Quindi se il rasoio ha bisogno va passato sul lato tela qualche 3-4 passate o 5, ma poco, leggero leggero, che io non vado a passare perché è perfetto. Fatto questo, giriamo il lato pelle e andremo a dare qualche passatina di coramella. Mi fermo perché lui sicuramente già è pronto. Poi per finire abbiamo la mano, sempre la mano, perché la mano è l'ultima pelle più morbida che uno ha, e quindi, diciamo, ecco, una bella passata qua e lui è sicuramente pronto. Adesso vi dico una nozione. Faccio una riga dove che dobbiamo venire dal basso verso l'alto, dovrebbe essere, diciamo, in questa direzione. In questa direzione io andrò a salire, perché se vengo direttamente verso il basso faccio il contropelo e quindi andrei subito a forzare la barba. Quindi si parte e si va verso l'alto, vedete che non vado oltre. Adesso il problema del mio polso, e io non sono ambidestro, vado a questo punto lavare il pennello perché non c'ho. Ecco, cosa faccio? Io in questo caso giro il rasoio nella mia possibilità, quindi ognuno gira nella sua possibilità, e andiamo a fare il lato. Questo fa sì che non abbiamo fatto il contropelo e quindi non avremo arrossamenti o quadrato. Poi quanto riguarda la rasatura, si stacca con la dita, si toglie il sapone, se uno vede bene la bassetta,
appoggia qua e lì e andiamo a staccare. Non ve lo dico, ma questo rasoio è veramente un gioiello. Poi nel mio caso ho beccato una bollicina, vabbè. Questo nel mio caso con la, diciamo, la coda la spalla del rasoio. E io in 2 passate me l'avrei già fatto mezza. In questo caso adesso si toglie sempre il lato sinistro, si appoggia il rasoio perché non taglia, poi si piega e si scende verso il basso. E abbiamo staccato benissimo anche la bassetta. Poi non lo so a chi mani andrà questo rasoio, ma devo dire che è perfetto. Adesso io, dietro al problema del polso, qui sono abituato un pochino ad andare anche perché me lo permette la mia pelle, se no in questi casi toccherebbe sempre che non scendere, insomma. Ma come ripeto, col problema del polso che ho, andrò a togliere il sapone. Stacchiamo un attimino il devo dire che taglia veramente bene, eh? Ok, e purtroppo come vorresti dimostrare, qui abbiamo già fatto 3/4 della barba con 2 passate, che è una lama perfetta, e di conseguenza adentro direttamente al contropelo. Quindi chi non è proprio diciamo come me un biondo, quindi la pala non è molto forte, diciamo già così veramente ha tagliato da Dio, considerando che questa lama è veramente ottima. Adesso passiamo al contropelo e come ripeto tutti abbiamo le nostre abitudini e quindi avremo sicuramente movimenti diversi da fare, insomma, ecco, per farsi il contropelo. Insomma, ecco, carico un pochino più di sapone. Caricarlo il sapone direttamente sul viso, come ripeto, io forse per via del mio negozio, che mi guadagna tempo a riguardo a ammorbidire il pelo, perché il tempo che si perde nella ciota è comunque un'ottima, una cosa molto buona anche la ciota, non è quello, però se la barba è specialmente dura, asciughiamo molto bene, come ripeto un pochino di allume di rocca nelle dita ti fa da grippaggio, quindi diciamo, dato che maneggiamo sempre attrezzi molto costosi,
abbiamo più la tranquillità, diciamo, di non farli scivolare. E a questo punto saliamo verso l'alto. Mi abbasso un pochino il viso. Con la mano sento dove devo passare. Anche se faccio i movimenti, lo faccio adesso sempre verso salire per cercare di togliere più barba possibile. Io oggi ho fatto un pochino di qui sotto, sono salito per farlo vedere a voi, se no io normalmente per me non lo faccio perché mi arrossa la parte sotto del mento e inutilmente, perché allora, dato il problema del polso che io ho, sono costretto a fare così. Adesso scendo dolcemente verso la parte che prima venivo su, ma dolcemente perché se no sgrano. Adesso tagliamo. Con le dita, se abbiamo bisogno di passare senza mettere il sapone, si rimette un pochino d'acqua. Vedi che movimento che faccio? Per attraverso così laterale. Questo movimento laterale ha un effetto tagliente sul pelo micidiale e non arrossa. Qui, come dicevo, un pochino sgranato, ma perché non sono abituato a fare il contropelo in quella. Poi sento che qui c'è qualcuno, si scende verso il basso, si piega il viso in vari modi. E cari signori, vi devo dire che è una barba veramente perfetta, con una lama veramente perfetta. Io dico che la persona che userà questo rasoio o comprerà sarà veramente soddisfatto della lama. In questo momento abbiamo terminato. La barba è perfetta, liscia, come proprio mi piace a me. Andiamo a chiudere questo, che poi andremo a pulire a fondo con asciugarlo molto bene, mi raccomando. L'acciaio vanno asciugati molto bene perché sono un peccato. Andiamo a lavare il pennello. In modo che i batteri, dato che al negozio lo faccio, ma è per uso tutti i giorni, invece se questo sta fermo, rimane fermo qualche giorno o qualche settimana, insomma, se c'è il sapone, insomma, spero si farebbe rovinare. Una bella asciugatina e poi andremo a cosa. Ecco qua, lavo il pennello. Adesso mi lavo il viso, come si fa tutto, per andare a mettere
i prodotti Cella molto validi per quanto riguarda la barba. Mi si sono abbassati i baffi, perfetto, allora vado ad asciugare. Devo dire che è una lama veramente favolosa e ho il piacere di usarlo per questa dimostrazione e sono molto contento. Adesso io potrei mettere anche il balsamo, diciamo, dopo barba, molto valido della Cella, però dopo una barba in questa importanza mi andrò a mettere il Cella lozione. Abbiamo qua, è un ottimo dopo barba. Questa è veramente la barba di un uomo. Vedete che fate? Alto, perfetto. Devo dire che è un prodotto valido. Proviamo a ritirare su un pochino il baffo. Veramente valido. Adesso mettiamo a posto la camicia e che dire, è una barba perfetta. Quindi mi raccomando, saponare molto bene, perché è importante l'insaponatura per quanto riguarda il mano libera. Acqua calda, più è freddo, lei sta, specialmente se una persona sta tutto il giorno fuori, con la tramontana che ci sono, il freddo, la pelle si indurisce la sera. Se viene fatta dopo la doccia già è migliore, però diciamo insaponare molto bene con acqua calda e non avere fretta. In questo caso avremo sicuramente una barba molto più dolce, un pelo molto più ammorbidito e caricare la giusta dose di acqua sul pennello, non fare, diciamo, come fanno visti molti video, caricano direttamente sul sapone sulla ciotola e poi senza mettere l'acqua mettono il sapone, ma è troppo secco, non deve essere la giusta omogeneità fra acqua e sapone. Sì, siamo qui all'interno della barbieria di Mastro Rivi, la mia barbieria che conosce molto bene anche Luigi Migni. Confermo. Perché dall'inizio dei video del Mastro Rivi School, Luigi Migni è sempre intervenuto, ha partecipato sempre a quest'opera, io ritengo molto valida. Confermo. Per i clienti e i fans che desiderano entrare in questo sistema di rasatura del rasoio a mano libera. Ecco, si è concluso oggi con questo video la scuola di Mastro Rivi e io sono felice di aver fatto partecipare Luigi Migni perché come me conosce bene il suo mestiere. Ecco. Perfetto. Come finale del corso, diciamo così, il corso Mastro Rivi School, lui ha voluto dimostrarvi come dovrete fare per radervi personalmente con il mano libera. Va dato tutte le indicazioni. Ringrazio tutti voi insieme a Luigi della pazienza che ci avete dimostrato nel sopportarci, però a vantaggio di tutti. Grazie. Grazie a voi e alla prossima e imparate il mano libera perché è una cosa veramente bella. Arrivederci.